Una bella cosa di quest'estate è il fatto che gli eventi non sono tutti comprensati in 3 giorni di tre in cui hai miliardi di annunci prima del silenzio più totale e poi in questi 3 giorni avviene tutto e ci si perde molti annunci interessanti perché si sta dietro alle notizie di varie certo, un po' triste che sia successo per causa del coronavirus, però secondo me questo modello che ha più senso rispetto a noi tre. Abbiamo 4 mesi di eventi da maggio ad agosto con una media di un evento a settimana, che è una cosa che ha molto senso perché permette ai creatori di contenuti come me di digerire le informazioni, di fare dei video a riguardo, di approfondire certi aspetti sulle cose che sono state annunciate, come è successo per lo spin-off di Spider-Man che uscirà su PS5. Come avere un bel feedback da quello che abbiamo visto, per le reazioni delle quindi sì, è bello l'I3, è una bella atmosfera, però questa forma più allargata di annunci la preferisco personalmente. Ehm, 8 minuti più o meno. Ok, adesso hanno messo un piccolo reminder del movimento Black Lives Matter ehm, contro il razzismo, quindi e hanno tolto la musica se non sbaglio. Sì, infatti. Ehm, sì, quindi vediamo cosa ci propone EA stasera. Spero in qualche sorpresa, anche se già il gameplay di Star Wars, del nuovo gioco di Star Wars, per me sarebbe abbastanza. Cioè, sarei già contento di vedere come sarà il gameplay, come sarà magari in VR, perché ricordiamoci che hanno confermato che il gioco sarà completamente giocabile in VR, anche in multiplayer, e sarà una cosa molto bella da fare, perché fino adesso l'unica esperienza di pilotaggio in VR era quella su Star Wars Battlefront 1 ed era una missione breve che sì, fatta bene per l'amor del cielo, però avere solo quella era un po' poco. C'era questa voglia di avere qualcosa di più dall'esperienza dalle esperienze possibili in VR nell'universo di Star Wars, che molti amano. Eh, sì, insomma, abbiamo 4 spettatori, quindi siete pochi, ma fatemi sapere cosa aspettate, cosa sperate di vedere, cosa pensate che non vedremo in nessun modo possibile. Ehm, purtroppo appunto l'ora è tarda, quindi si presta meno. È un orario che si presta meno ad avere tanta gente in Europa sveglia a guardare. Ehm, e l'EA sappiamo ha alcuni fan di videogiochi, dei loro videogiochi, come ha dei fan di Star Wars, ma ci sono pochi fan EA perché è stata un'azienda che ha fatto abbastanza passi falsi negli ultimi anni. Si è un po' ripresa probabilmente adesso. Ho un mio amico che gioca ancora a Battlefront 2 e dice che il supporto è stato buono per quel gioco, considerando che molti lo davano per morto già tempo fa, già poco dopo l'uscita. Cambiamo la scena perché così, ecco, ok, adesso dovreste poter vedere meglio.
Ok. 5 minuti, 5 minuti e mezzo, poco meno. Speriamo di avere delle belle sorprese, insomma. Di avere una bella presentazione, non troppo tempo perso, ma è anche il bello delle presentazioni digitali, non c'è molto tempo perso. Abbiamo visto con la presentazione Sony quanto che bel ritmo hanno avuto tra un gioco e l'altro. Era proprio un gioco dietro un gioco con al massimo un minuto, 2 minuti di uno sviluppatore in cui uno sviluppatore parlava del gioco che avevamo appena visto o che stavamo per vedere. Mi è piaciuta come cosa perché, come dire, zero tempo perso. Tutto quello che vedete in questa presentazione, tutta l'ora e passa di presentazione è importante. Non c'è niente che va sprecato, ecco. Questa è stata una bella cosa di quella conferenza barra live stream. Ehm, Bene, 5 spettatori. Sapete che è di più di quanto pensassi? Cioè, io ho fatto comunque la live perché ho detto, bah, anche se è l'una di notte ci sarà magari qualcuno interessato che non trova canali che commentano la cosa in diretta in italiano, magari. Non ho cercato se effettivamente su YouTube ce ne sono altri, ma ho pensato che sarebbe potuto essere una cosa non così comune, non da grandi siti, vista l'ora, appunto. Per cui ho detto, ma sì, facciamola, tanto l'evento lo guardo comunque, commentarlo online a me non costa niente, per cui lo faccio volentieri, ecco. Ehm, E l'ultima volta con la live appunto dell'annuncio di giochi della PlayStation 5 è stata una bella esperienza. Ci siamo divertiti. Vedere le reazioni della chat in diretta le- e avere una registrazione di me che reagisco in diretta agli annunci di Sony è stata una bella cosa. Anche quella live non ero sicuro di farla, a dire il vero. Però fatto bene. Nel frattempo abbiamo un messaggio da Gijax Channel che, che ringrazio, che fatto, ha elogiato un mio video nei commenti oggi stesso e mi ha scritto ciao, ha scritto qua sulla chat della live, ha scritto ciao, tu non hai idea di quanto aspetto questo evento che spero porterà un trailer di Mass Effect Remastered, anche se notizia di 6 ore fa probabilmente non ci sarà BioWare in assoluto, quindi niente. Peccato, perché il primo Mass Effect era bello, per quanto era la prima opera sci-fi forse su console. Mi ricordo che all'epoca mi impressionò molto, l'ho comprato al day one, se non ricordo male. Ho preso anche una limited forse. Aspettavo così tanto questo evento che al lavoro domani mi hanno messo il turno alle 6 di mattina. Ti capisco. Io sono fortunato di aver avuto sia questa sera libera che la sera dell'evento PlayStation libero. Ehm, E, quindi per causa di forza maggiore devo rinunciare purtroppo. Ti auguro una buona live. Ciao, poi domani me la vedo sul tuo canale. Beh, allora ti saluto in differita. Ehm, Grazie di essere passato comunque. Anche in maniera, anche se indifferita, ecco. Eh, Bene, siamo a 1 minuto e 13. La live sta per cominciare. E speriamo. Vediamo qualche previsione. Boh, Star Wars sappiamo che ci sarà. Giochi di un FIFA, un NBA, sicuramente. Ehm, Cos'altro potrebbe esserci? Una nuova espansione di Sims? Ma non lo so, non ci ho pensato troppo a questo evento in verità. Oggi, stamattina stavo editando il video e ho visto il reminder che oggi c'era questo evento. Ho detto, ah ok,
farò la live, ma poi non ci ho più pensato, cioè, mi sono concentrato su finire il video, pubblicarlo e, e basta, fondamentalmente. Quindi sì, non ho passato molto tempo a pensare a cosa potremmo aspettarci, come per esempio ho fatto per l'evento Sony. Ehm, ma forse anche meglio, così sarò un po' più sorpreso, ecco, magari. Mi aspetterò di meno le cose che vedremo. Ok, si comincia. Fatemi sapere se il bilanciamento audio della stream, audio mio è buono. Ok, EA Play Live. Hello and welcome everyone to EA Play 2020. We're happy that you're joining us today. Over the next 45 minutes or so, we've got so much for you, including creative, innovative, and really fun new games, and a lot of news to share. But before we get into the show, I'd like to take just a minute here. I want to extend a heartfelt thank you to first responders, medical staff, and essential personnel. This has certainly been a challenging year. From natural disasters like the bushfires in my home country to the devastating COVID-19 pandemic, these brave heroes are working to keep us safe and healthy at every turn. I also want to thank our teams for their amazing dedication while working from home. What you've been able to achieve is nothing short of inspirational. We are also deeply thankful to all of you, our players. Even when we've had to stay physically apart, billions of you are using games to come together, to play, and do amazing things for each other. You've shown why this is truly the greatest form of entertainment on the planet. This is also a critical time for the movement to end racism and racial injustice in this world. Black lives matter, and there is much to be done to drive real and meaningful change. A couple of weeks ago, we shared some actions that Electronic Arts is taking. We will not rest on this. It's a long-term commitment. We're here for players of every color, background, religion, and personal preference. We will continue to build strong representation in our games, and we are focused on making our communities fun, inclusive, and positive places to play. We also have real work to do to bring greater diversity into our company, and we are committed to doing that work. Today, we're here because of the power of games. Games bring us together. They can make our lives better, they can teach us, they can provide escape and self-expression. And most of all, games can be fun. All of us at Electronic Arts believe in that, and it's why we're excited to get up every morning to make great experiences for all of you. So thanks for being here with us. And now, let's get into some games. Ok. What's up, everybody? I'm Greg Miller, and welcome to EA Play. We had an incredible show in LA planned for you. Huge stage, massive setup, these giant monitors. I was gonna fly in on an X-Wing. I was gonna land the X-Wing on stage. I was gonna set off a bunch of fireworks. Then what? T-shirt cannon, bam, shooting out game consoles. Then Carol Baskin, some tigers. That last part was all me. Then, because of circumstances beyond our control, we had to come up with something a little different. Instead of LA, I'm in my hometown of San Francisco, but we still have the Tigers. What's that, Jane? No Tigers. So you lied. Okay. All right. I'm being told there are no Tigers, but whatever. We're still going to bring you the EA Play you know and love. Huge surprises, big announcements, incredible reveals, and never-before-seen gameplay. Coming up over the next hour, we've got game reveals galore, world premiere trailers of new titles, some old favorites making a comeback, a look at a new way Star Wars fans can live out their greatest fantasies this year, plus a sneak peek at the future. Oh, and pay close attention because today you could win one of thousands of Steam codes for more than a dozen great EA games on Steam. Throughout the show, keep an eye out for discreetly placed golden letters. Write them down as they appear, and at the end of the show, we'll tell you where you can enter that secret code for a chance to win free games on Steam. So don't go anywhere. Who am I kidding? None of us can leave our houses. But enough talking. Let's see some games. Up first, we're headed to the Outlands. That's right, it's Apex Legends time. Anyone want to take me out?
Hey Apex fans, the battle just keeps getting bigger. Thanks to you, Apex Legends is coming off its most successful, most epic season yet, and we're just getting started. Season 4 saw more of you jumping into the fight than ever before, and you've kept that amazing momentum going forward, making Season 5 the biggest and best start to a season ever. Took out an enemy. Hold on to your holograms. We hope you've been enjoying Season 5, Fortune's Favor, which has seen the introduction of our latest legend, Loba, a major map change to Kings Canyon, rest in peace, Skulltown, an all-new ranked series, and a ton of quality of life updates. But it's about to get even better. Today, I'm here to tell you about what's coming next to Season 5 with our latest collection event, Lost Treasures. Take a look. Lost Treasures. I might bury you here. No one will ever know. You'll just be gone. Adventurers, raiders, explorers. They risk everything in search of fame, fortune, and answers. Few find what they're looking for. But if they survive, they might walk away with lost treasures. I'll high-five you all when I see you. Mobile respawn beacon here. My silences are firing again. Check yourself or wreck yourself. Hey, thanks. I owe you one. Guns? Who needs guns? I don't need guns. I know what I'm looking for. I won't walk away without it. 너를 찾을 거야. T, it's me. Be careful. He's watching you. Dovrebbe sentirsi in teoria. As you just saw, the Lost Treasures collection event brings with it a ton of great content, including a new limited time mode, Armed and Dangerous Evolved. It's the return of a fan favorite, snipers and shotties only, but with a twist. Sending out my decoy. All armor is Evo armor, and we're removing all of the respawn beacons across the entire map. Don't worry though, you'll still be able to bring back your teammates with the help of a new item, the mobile respawn beacon. Ok, proviamo così. Forse così You'll have andrà one of these meglio. in your inventory at the start of each match, giving you the power to choose when, and more importantly, where you bring your teammates back into the battle. Forse il mio microfono un po' Lost basso Treasures di also suo. introduces a new town takeover, Così Crypto's dovrebbe Mapper, andare meglio comunque. which gives players a closer look at what motivates this drone Fammi wielding sapere se va hacker. meglio, comunque grazie perché nessun altro scriveva And nella of course, chat. the Lost quindi non mi Treasures rendo collection neanche delivers a conto. bunch of exclusive content you can earn by completing challenges, as well as all new event-exclusive cosmetic items and the introduction of your boy Mirage's heirloom, which is fittingly a trophy of himself. Excited to see you all in the ring. Don't worry, there's plenty of me's to go around. And the best part is you don't have to wait that long. Lost Treasures drops on Tuesday, June 23rd. And that's not all, Apex fans. The battle is expanding. That's right, this fall we're bringing Apex Legends to Steam. And I know you're hoping, Ooh. wondering, praying, so before you ask, yeah, crossplay is coming to Apex this fall. It's Ok. been one of the biggest requests we get, and we're thrilled to finally deliver it to our fans. Apex Legends What am I arriva su forgetting? stream. Oh su yeah, one Steam. last thing. Let's make it official. We're huge fans of Nintendo here at E Respawn, anche Switch. and we're incredibly excited to be bringing Apex Legends to the Switch this fall. And we'll share more details in the months ahead. So that Forse means you'll be able to pareggiato. squad Devo up no calarlo matter ancora un where po', you and your allora. friends prefer to play, Xbox, PlayStation, Switch, or on the PC via Origin and Steam. We're throwing out a lifeline and healing the divide between the platforms. On behalf of the entire Apex team, we want to thank our Ok. incredible community. Your passion for the game Così is dovrebbe truly andare inspiring. meglio. We look forward to seeing you all in the arena. And don't forget, check out Lost Treasures on June 23rd. Woo! Oh man, that was amazing. Dimmi se così va I meglio. think I'm hyperbolic. I think I'm hypervent. Grazie mille comunque. I've had a really good time here. Ok, Apex Legends.
non ci gioco molto, anzi, everyone. non ci gioco per One niente thing I ormai. admire about Però Apex Legends is its commitment to having such a diverse range of characters. so che At The i Sims, giocatori we've che ci always giocano believed representation ci and si sono diversity in games affezionati. is critically important. Perhaps now more than Ok, ever. grazie mille Andrea. It's difficult to put into words Top. just how meaningful it can be to see yourself reflected in the games you play. Scusatemi allora So, se here to non ho tell you in sentito their own molto quello che ho words detto fino are a adesso, few ma members of our Sims community. non so. Avevo gli stessi settaggi dell'altra volta, però thing to explain. per qualche motivo il mio microfono era bassissimo oggi. Actually, and very moving. It really taught me a lot. The importance of just like keeping relationships good with people. It's probably like the only place where I was open. They get to see my personality first before Uno di quei montaggi seeing tipo, my ah disability, sì, I i guess you videogiochi could say. sono dove mi sento veramente vivo, dove davvero posso essere me I stesso. was discriminated, I was bullied, my skin tone, my height, and Sono my quasi meglio della vita vera. First realized I was trans. Ma stiamo chiusi a casa tutta la vita, dai. I was like praying to God to undo it. I have this world where I can express myself. Sempre and meglio be Epic myself. che Fortnite. Sì, però Fortnite, cioè, ok, la player base magari puoi dire quello che vuoi, però di fatto il gioco aggiungono tantissime cose e agli utenti piacciono le cose che aggiungono. Non è facile supportare un gioco così tanto, modificandolo e facendolo piacere alla tua player base. Per cui The Sims is almost like a utopia of what I hope our world eventually becomes. as I got more comfortable with my character in the game, I got more comfortable with myself. I play to build me. I play to express myself. oh, I play to The make a Sims. difference. I play to feel good about myself. dai. I play to have confidence. To have me time. Design. Fuel my creativity. It's more than just a game. It's creating your life. Ah, visto? È vita, non è un videogioco, è la vita. I videogiochi sono la vita. Sims. As you just saw, there are so many reasons why I am proud to be part of the Sims global community. Perché sono pieni di We want the soldi Sims to e be a allora place of possono e devono unity mettere and sempre hope. cose nuove rispetto ad A altri place where you titoli. can be your authentic Eh self sì, and chiaro. build your vision for our shared world. Ma annunciano The place Sims to 5 imagine o what's l'ennesima possible. espansione? Secondo me To our l'ennesima Simmers, espansione. thank you for everything you've done to make your communities, virtual and real, a better place. Mi sa che ormai diventa un Now, I live know some service of più you che tuned in una hoping for some franchise. Sims news, and we'll have plenty to share as the summer goes on, but we do have one announcement for you. Oh, We'll be annuncio. welcoming players on a whole new platform as The Sims 4 arrives on Steam today. Take a look. Oh, arriva anche questo su Steam. Ok, questo è l'annuncio. Sì, EA sta annunciando un po' il suo Origin. Non so perché. Forse Valve li ha incoraggiati per combattere contro l'Epic Game Store che sta regalando giochi gratis, sta facendo un sacco di cose che alla gente piacciono molto. Joe Mascando, secondo me non esce più The Sims 5. Ma The Sims è anche online? Certo che è anche online. Anche se non ci ho mai giocato in verità. The Sims 5 sì, può essere che non esca proprio perché magari tengono il 4 e continuano ad aggiornare il 4 all'infinito. Potrebbe essere così, anche se non è detto. E sinceramente spero di no, perché comunque i sequel portano nuove meccaniche, nuove cose, insomma, che cose che puoi fare solo con un vero sequel, non con semplicemente degli aggiornamenti. Hey everyone, Alex here from the social team, and joining me today from our community team is Freeman. Hey folks, yes, we're here to tell you that it's not just The Sims 4 arriving on Steam today. 5 more great EA games, including Titanfall 2, A Way Out and Dead Space 3, are all playable right this second. And when EA Access arrives on Okay. Steam this fall, you can get all those great titles and Altri a ton 5 more giochi, with your oltre a membership. The You Sims, can also arrivano su expect to Steam. see our new releases on Steam Hanno too. citato One of the Dead first to Space arrive 3. just a short while ago with full mod support via Steamworks. The critics love it, and Come we know hanno you will detto, too. Titanfall 2, This is Command and Titanfall 2. Conquer Remastered. Command and Conquer Remastered. Ok. Che ricordi.
Ma dove Baby Yoda pure qua? Certo, Baby Yoda dappertutto. Graficamente orribile, sì. La grafica ormai non è più la priorità per The Sims. A meno che non diventi proprio inguardabile come grafica, sì, infatti. Cioè, ormai la gente è abituata alla grafica, tra virgolette, stilosa. And Steam isn't the only platform Ma getting sta some EA love. che si su... We'll be bringing games to more platforms. Secondo me li hanno pagati. Coming to Switch in the next 12 months, including Burnout Paradise coming tomorrow and Secondo me Apex Steam Legends later this ha year. sborsato un po' di soldi And we're per bringing crossplay to many of your favorite contrastare games too, starting with l'ascesa Need for Speed Heat and incontrastata continuing di with some new Epic titles Game being Stores. revealed later in Game the show. Store. It's all about giving you the freedom to play what you want, where you want, and with who you want. Probabilmente vedremo It's about playing together. Absolutely. Diciamo, Now, let's reveal some la more games. scomparsa Over to you, Greg. la scomparsa degli store piccoli come Origins o Uplay, e vedremo formarsi solo due partiti tra cui scegliere. So keep your eyes open. Write the letters down as they appear, and once you've got the full code, you'll be able to enter for a chance to win one of more than a dozen great games on Parliamoci Steam. chiaro, Steam So ormai è stay tuned PC. and find out where to enter the code at the end of the show. Ultimamente tanti giochi sono usciti Now, if you follow my esclusivi content at all, then you su know Epic there's Game Store e nothing I hanno love fatto un more po' di than Buffalo differenza, Wings and discovering soprattutto inventive perché new avevano... games. Well, I Molta don't gente have any aveva già Buffalo l'Epic Wings, Game but I do Store have per something via just as di tasty. Fortnite. Over the past Epic Game couple Store of è anche il years, launcher EA has partnered di with Fortnite, amazing quindi studios like Haze Light and Zoink to give us such creative titles conta as anche A Way quello. Out and Faye. Here to explain how they do it are a few of the talented developers working on the next wave of EA Originals. Sì, Epic Game Store per comprarsi i clienti regala giochi enormi, però lo fa. Però si guadagna clienti di fatto. Sometimes you just have this great idea of a game, but it can be really hard to do it on your own. E non c'era altro modo di fare We wanted competizione a Steam se non space for fare our così. studio's creativity to flow Quindi non free. posso So biasimarli, that we can find sinceramente. unconventional approaches to solving new ideas. There are times where you've got to like break past your own sort of mental blocks, even if that meant building a whole new kind of game engine. We get to do the game we want to do. Joseph Fares. And I mean nothing comes into the game if it doesn't follow the vision. Ecco cos'è che aspettavo stasera. Il nuovo gioco di Joseph Fares. L'inizio di A Way Out. E quello di Fuck the Oscars. EA Originals. Dai, mostrate i giochi. And now for a deeper dive into what these developers are working Vedete la on, differenza we tra turn questa e our la spotlight presentazione on Sony? three Qua studios. si perde Up first is Haze tantissimo. Light and their Tantissimo mild-mannered, tempo. quiet leader, Joseph Fares. Attenzione, nuovo gioco di Joseph Fares. Let's do it. Please welcome Joseph Fares. There are like passionate people, there are crazy people, and there's me. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. The Oscars, you know? Eccolo. The Oscars! You! Non so quanti di voi se lo ricordano. No apologies there. Yeah, I know I'm cocky. I can't help it, man. I was born in Beirut, 1970. Can you swear? Okay. The Oscars, you know? Scusate, sono dovuto tornare un salto indietro. No apologies there. Yeah, I know I'm cocky. Mi chiedo che I fine can't abbia help it, fatto Rocket League su Epic Game Store. È vero, è I sparito. was L'ho born in notato Beirut, anch'io. 1977. I lived there 10 years. There was civil war and there was a lot Okay. of bad stuff happening there. We tried to move 5 times to Sweden. The 5th time they let us in. And that's lucky for Sweden, because I've given Sweden a lot, you know. My third movie, Zozo, it's basically about my life when I came to Sweden when I was young. I've done 5 feature movies and now I've done 3 games. And it's way hard to make a game. It's almost like the audience have control of the pacing of the story, while in movies it's being paced for you. È stato In per video un games, momento, there's sì, so infatti. much to be explored from a storytelling perspective because of the interactivity. There are some studios out there that are making games that have good stories, but they pretty much have one mechanic they like reuse all the time. The designers and the story writers are kind of like doing 2 different games. That's why I founded Haze Light, to keep pushing the boundaries of what is possible in games.
That's what game number 3 from Hazelight is all about. Pensavo fosse calata la risoluzione, ma me lo segna a The new 1080, game, quindi... It Takes Two, is a co-op Takes Two. action-adventure platformer that will blow your mind away. The story starts out with a small family. Cody, May, that's the parents, and then Rose, the little daughter. So Cody and May are about to separate. Rose Ok, un altro doesn't gioco want in to coop. divorce, so she creates 2 dolls out of Buono wood and clay, sapersi. and these dolls magically come alive and you actually controls both Cody and May. And you could say you're almost controlling their emotions. You're almost playing their emotions. Su FIFA ad ogni riavvio c'è l'alert Black Lives Matter, per carità, però non ad ogni startup. Sì, infatti è... Non voglio scendere in discorsi politici su sto canale, però ho delle opinioni molto forti a riguardo. Mi fermo qui. It has an ending, but that ending is that the roller coaster crashes and you fly into the sky and get up into space, and when you're in space you're like, what the f am I doing up here? And then maybe you get back to Earth again. That's the best way to describe It Takes Two, actually. Wow, that was the best way to describe it. All right, Joseph, we love you so much. Thank you. Keep it up over there. The Oscars. Of course, ladies and gentlemen, let's keep this originals train rolling, and let's stay in Sweden. Of course, I'm a fan of both their delicious red gummy fish and their Per chi di video voi non lo games. sapesse, EA Originals è praticamente il progetto di EA per aiutare gli sviluppatori indie. Ed è uno dei pochi progetti EA che proprio non puoi dirgli niente. Fanno le cose veramente bene lì. Chiunque gestisca gli EA Originals è veramente una persona con talento e con buon fiuto. Non scendiamo in questi discorsi, infatti. Ho detto, lasciamo stare. Sì, carino, ma è stile platform, non solo di coop platform, ce ne sono già. Quello di Sackboy, Rayman. Speravo qualcosa di più realistico tipo Way Out. Provare la meccanica dello split screen dinamico che era fighissimo. Vedremo, avrà la sua particolarità anche questo Lost gioco. in Random is the story of Even, a little girl with a big heart and an even bigger temper. After a horrible event that changes her life, she embarks on a dangerous journey through the world of random. But fortunately, she's not alone. Just like I have Olaf, Sì, Even ma che also has numeroni a crazy sti. little weird friend thing with her. Vogliamo Star Wars. Even discovers Dicey, a playful, loyal, almost Sì, puppy-like dice companion that gives her the power to really No, per change carità, things ci in sono the tanti kingdom of indie random. interessanti e che di indie ne escono così Despite the name, tanti in Even's world, che randomness is feared. è praticamente scontato che ti perderai dei gioconi ogni anno, però purtroppo ce ne sono anche tanti così brutti che a volte non viene neanche voglia di provare un indie. Capite cosa dico? I think we can all relate to the desire to try and control the chaos around us. With Dicey's help, though, Even learns the power in doing just the opposite. Embrace the randomness, Ma il futuro dei accept the videogiochi sono gli uncertainties in indie? life, and you'll be surprised how far it takes you. Oddio, sono più sostenibili Imagine if you could economicamente, change the course of life with the però roll of a dice. What would you do? sono una Play it parte safe importante, or mettiamola trust in così, yourself and take a chance? una We can't buona wait for you to fetta di play it right mercato. We're still a long ways from launch, but we Però, hope you'll join Even and Dicey on their journey next year. Until then, please enjoy this first Come ti look dico, at un pentolone Lost in così Random. grande, tanto pieno di Welcome cose to bellissime e bruttissime allo stesso tempo, che è difficile. Devi andare per consigli di amici per trovare gli indie belli. The world of random bends with the roll of one dice. Alcuni hanno concept interessanti, altri sono giochini che mettono gratis dopo qualche mese. Esatto, esatto. Quindi magari a volte ti trovi a spendere 20 euro e avere un gioco bellissimo, e a volte ti trovi a spendere 20 euro e avere un gioco che non ne vale uno. What if I told you there is another dice? Quello che lo vedo non è mica Watchmen, Rorschach. Everything. Now, my Non lo so, non ho visto Watchmen ancora. To play the odds and break the curse of random. Cos'è? Nightmare Before Christmas. Mi ricordo un po' l'estetica. No, Dicey. They should be scared of us. Right?
Beh, The Witcher 3 è un indie, tecnicamente. Se lo pagano loro. Really cool. That's a look at Lost in Random in man. Embracing randomness. I feel like I live that every day in my life. Ah! Do you know I was gonna do that? You didn't know that. Dicey's my spirit animal. The game's out next year. But for something that's blasting off a whole lot sooner, take it away, Kevin Franklin. Non lo so, per adesso niente di eccezionale. Final Strike Games, our team of Non experienced so quanto industry dovrebbe durare veterans have worked on incredible la multiplayer live. Lo franchises. sapete voi per caso? We are passionately focused on making great multiplayer games. That's why I am incredibly excited to Ma announce that we have inventatevi il partnered with vostro the talented stile, team a at EA casa to vostra. release our first ever title, Rocket Arena. Rocket Arena. As you'll see, we stay loyal to the name of the game. It's a rockets-only shooter that allows players to get into the action quickly and stay in the fight. We wanted Rocket Arena to be an awesome, competitive experience to play with friends. I think you're going to love what we've got in store for you. Here is the all-new trailer of Rocket Arena. Enjoy. Vediamo. Non ce l'ho presente. Cos'è, una specie di Overwatch? Ma c'hai solo il lanciarazzi. Have you ever wondered why life is so good on Crater? Sure, we've got the beautiful beaches, quality public transportation, and exotic destinations. Another victory! The people are courteous and friendly. Jolly good for me. And always happy to help their fellow citizens. Mi sto per addormentare. Se non mi addormento è solo perché mi sono fatto dei mostri. Ma andate a nascondervi voi le vostre BMX. Overwatch Club. Non lo so, non mi sembra... Sicuramente questa conferenza ha un problema di pacing, di ritmo, come dicevo prima, rispetto a quella Sony che era gioco, 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 un minuto di uno che parla del gioco che abbiamo appena visto, che stiamo per vedere, gioco, gioco, gioco. E per adesso, ma qua sono gusti, non ho visto ancora niente che mi straentusiasmi. I'm here to rock it. I'm having a blast. Full speed ahead. I'm having a blast, che simpatico. So as you just saw, rockets are obviously awesome to blast all over the place. But in order to come out on top, there's a lot to master. Vediamo se spiegano un po' meglio You'll le have a range of meccaniche. rocket-powered abilities to blast opponents out of the arena, and an arsenal of evasive moves. Rocket jump, rocket climb, and dodge to avoid getting knocked out yourself. Don't worry though, you're never out of the action for long. Even when you're out, you'll fly right back into the fray. You'll also be able to really customize your own Ok, unique più che look and Overwatch è playstyle. simile a... Each of the 10 heroes available at launch have their own rocket-powered abilities. È più simile And a as you play, you'll discover uno items that Smash allow you to Bros. further refine in each of your 3D, heroes' cioè, playstyles. Plus, every character has 100 levels of progression that unlock new cosmetics in and visuale rewards. soggettiva, ecco. All that and much more when Rocket Arena arrives on July 14th. Nel senso che vieni And there's sparato plenty via more dal content razzo, to ma come puoi in our rientrare first season, velocemente nella which begins just 2 weeks after l'arena, launch puoi on evadere, July hai mosse 28th, speciali per and ogni brings with eroe. it a blast pass and a ton of free content, including new maps, in-game events, and a new playable character. Sì, è molto stile... Rocket Arena is a game stile meant to be Smash played Bros, with ora che le vedo friends, meglio. Può essere... regardless of platform. È già più That's why interessante. we're thrilled to announce cross-play support right from the start. Ok, ci sarà da subito il crossplay. So grab your friends, regardless of their platform, and get ready to blast off with Rocket Arena on July 14th on PlayStation, Xbox, Origin, and Steam. And we'll be sharing more gameplay right after the show with the help of some great content creators. So check us out on YouTube at the link below. Ok. See you in the arena. No, Wow, questo that può was essere, great. And carino. hopefully you've all been keeping track of the golden letters hidden throughout the show and nearly cracked the code. Here's a hint. It's not Kanye.
Keep an eye out for the last couple of letters, and then at the end of the show, we'll reveal Buonanotte, where Andrea. you need to go to enter the code and a chance to Dai, win some diamogli una great games on possibilità. Steam. Now, from Vediamo the come future va of avanti. rocket warfare, we head to a different kind of battle. It's the real reason I didn't get any sleep last night, and if you thought you heard sleigh bells, that's because it might as well be Christmas in June. It's finally time to talk Star Wars Squadrons. Okay, I promise you, we are going to get a first look at some brand new gameplay in just a moment. But first, for anyone who doesn't fully grasp why I'm so excited, earlier this week, EA and Lucasfilm dropped a trailer that literally gave me all the feels, chills, joy, excitement, and then more chills on top of that. Take a look. Ma fanno rivedere il trailer di nuovo, l'hanno già rilasciato, perché... Capite che questo è perdere tempo, cioè... No, vabbè. Mi sto lamentando un po' troppo, forse. Seize that moment. Cogli l'attimo. When the perfect shot makes history. Dai, fateci vedere sto gameplay. One squadron. The galaxy's finest. Star Wars Squadrons. Wow. 10 febbraio The 8-year-old 2020. and all of us is celebrating and excited. 2021. The 37-year-old man on this Ah no, couch scusa, is 2 excited. ottobre. Cazzo. Ladies and gentlemen, for the second Mi year in a dimentico row, sempre I che have the honor and privilege in of America helping mettono la introduce data al a new contrario Star perché Wars title. And poverini. here, to put the hype in hyperdrive, is none other than Motive's creative director, Ian Frazier. Hello, Ian. Hey, Greg, how you doing? I'm great. How are you? Doing good. Happy to actually get to show this to people. Dai, Bet. Now, mostrateci il gameplay. in my copious notes I have on you, I'm told you are quite the Star Wars fan and have been a long time. How long did you Perché like Star Wars? l'intervista? I've been a Perché Star Wars fan l'intervista? for pretty much my whole life. I don't even remember the first time I Perché saw gli the chiede da movies. quanto è And fan as di a Star kid, Wars? there was a lot of different parts of Star Queste Wars cose I loved. sono... One of them was being a pilot, that idea of climbing into an Tolgono X-Wing or a ritmo. TIE fighter. So, you know, I played all Meglio the fare una flight conferenza games di in the 90s, mezz'ora and I got pretty con obsessive un about ritmo them. bello Pause, serrato, secondo meticulously me. draw Non lo the so, insides ditemi of se mi cockpits sbaglio, and stuff. se sono And scemo actually, I io. dug up some of those drawings from my parents' attic over the holidays. We're showing them right now to the world. Ci sono tante cose che non dovrebbero essere presentate il primo giorno, sia oggi che nella presentazione della PS5 tanti giochetti che mettono dopo mesi gratis per i I think abbonati at PS Motive you'll Plus. find that quite a few people have that level of Star Wars fandom. We started this Sì, project, I dico, talked to a lot of people gli as indie they joined the sono team, and a lot of them had similar kinds of stories of things they'd done as sono un kids. po' una doppia, One of them even built una lama a a doppio functional taglio. cockpit in A his volte sono garage. bellissimi, a volte Wow. no. Più che altro That's fandom va on bene another mostrare level. How do indie, you perché guys va bene go from mostrare being a fan, il drawing panorama what you dei see in the game, or giochi, building a tutto quello che vuoi cockpit in your offrire. garage, C'è to gente che actually gioca making solo this? indie, Well, I think that fandom, per cui just va bene love anche of fare Star una Wars, has presentazione provided a really che good sia in parte foundation anche for per us. loro. But on top of that, Però of course, the team at Motive got a sì, lot of experience working with Star quando si Wars comincia a when they caricare worked on troppo Battlefront 2. diventa, And when Battlefront 2 diventa wrapped troppo. up, there was a really small group of us that were really into particularly the pilot experience. Allora, ma io in non Star voglio Wars. sapere tutto il dietro And we le wanted to quinte make di... something new, something that really went all in on that part of the fantasy. And so we did kind of a grassroots initiative. Non lo so, started a ditemi, little mi passion sbaglio project, io o and that ramped up sta into conferenza ha eventually un what ritmo is the veramente game we're gonna show you terribile. today. You talk about, you know, your passion for this, your nostalgia for Star Wars flight games of the past. How do you honor that but make something brand new? La It's been presentazione interesting. PS5 è We stata were per trying to indie. kind of pull from that E spiritual forse sono heritage of many generoso. different games in that time period. At the same time, Non we mi want to do something that feels sembrava. fresh and new for fans today. And so what we've tried to look at is sort of the spiritual core of what I think are the best Sì, of the Star oddio, Wars flight games of the past. considera che la And what they PS5 did sta that I per, love appena is per that they uscire made e i that part giochi of the indie ci universe si mette real. di meno a The level of svilupparli, depth, the quindi detail that they show in the ships, the way that you potrebbe essere control anche them, is capibile. something that I Nel remember senso, fondly from my childhood, and is è something una that we're piattaforma trying to do nuova, very much un with gioco indie ci Squadrons. metti 2 anni a You know, in svilupparlo, real life, being a un pilot gioco is hard. It AAA takes ce skill. ne And metti that's something that you'll 4, see throughout the game. quindi You know, as you start solo off playing, it's pretty non so quanti straightforward, fly sviluppatori around, shoot avessero your il dev lasers, kit per la but as you get PS5. deeper into it, you start learning how to divert energy from your lasers to your engines. Così How to presto shift your da shields far from the uscire i front giochi to al the lancio, back to ecco. cover your butt in a dogfight. Or at the higher levels of skill, Li you hanno can do messi really crazy stuff. Like you can boost your engines, fly ahead,
cut them off, whip gli around indie sono già 180 sono and più shoot a missile carini. off your own tail while drifting backwards. Like real ace pilot stuff. And that's Vi really dico, where io we non have a gioco lot of fun tanti with it. indie, I want to do that. I want to però learn how to do conosco that. gente che ne I gioca understand the veramente nuts and bolts tanti. of how to play it. Is there a single-player story? Is there a multiplayer mode? What are we getting into? It's actually some of both. So the game starts with a brand new single-player story, takes place a little bit after Return of the Jedi, and it has kind of a unique dual perspective approach to it. So when the game starts, you're going to create two La pilots. campagna You create a New Republic avviene pilot dopo il and an ritorno dello Imperial Jedi, pilot, dicono. and you're going to alternate between their perspectives, mission to mission, over the course of the story. You're going to meet a diverse cast of characters along the way, and also a few familiar faces. Now, when you're done with that story and you've played maybe a bit in the practice range, you say, hey, I want to try multiplayer. We want to make it really easy for you to hop online with your friends and play competitive space battles at that point. And so we've done a lot to try to reduce the barriers, to make it as easy as possible for you to play with your friends. And so I'm happy to say we fully support cross-play. You can be on PS4, Xbox One, PC. You could be playing on a traditional display or in VR, which, fun fact, the entire game supports VR from beginning to end. It's pretty cool. But regardless of how you're playing, which platform, they can all play together. Ok, si può giocare in VR o in display normale, su PC, su Play. Il crossplay copre tutto. That is Questa è una the bella big question. notizia. When can people actually play it? Not too long, actually. Star Wars Squadrons is coming out on October 2nd. Okay, not too long at all. I was worried about you. I thought you were going to leave me on a teaser there. You didn't. You actually delivered. Possono giocare da zero e puoi giocare sia Impero che Repubblica. È bello. On behalf of everybody watching, I'm sure, who came here for one Mi sa che giocherò specific Impero. reason, can we see some new gameplay of it? Can we see any gameplay Possiamo of it? vedere il gameplay Absolutely. finalmente? I kind of figured you might want to. On behalf of everyone at Motive and the team at Lucasfilm, I am very happy to show you the world's first look at gameplay of Star Wars Squadrons. Enjoy. Dai. The second Death Star is gone, but the Imperial fleet is still a threat. Okay. Vanguard Squadron, let's make history. This is it, Titan Squadron. Everything we've done has led to this. Finish those Vanguard scum! This is Star Wars Squadrons. Earn your wings in a single-player story spanning 2 factions. All stations, Ancora niente gameplay. fire on that ship! And master multiplayer battles as a squadron of 5. With the option to play the entire game in VR. This Bello. is the definitive Star Wars pilot experience. Bellissimo. Mi piace. You'll begin your career in a single-player story, Welcome to Titan Squadron. where you'll play as 2 combat pilots, flying for both the Empire and the New Republic. You'll experience this world through your cockpit. The instrumentation in front of you provides critical feedback about power management, targeting, and shields. With a squadron of diverse characters at your side, prove your skills on increasingly challenging missions. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri dockyards. One of my spies has linked the attacks with the New Republic Starhawk project. The story of the 2 pilots you play Stick together. will shape the balance of power in the galaxy. Get ready! Let him have it. To take the fight online, you'll need flight time with all 8 ships. Fighters are the most flexible and versatile, able to handle any situation. Interceptors are fast and highly maneuverable. Le varie navi con le varie Ideal for statistiche. hunting down your opponent's starfighters. Si possono personalizzare in qualche modo. Support ships can keep Non allies credo. safe and stocked Però up, sarebbe bello. as well as disrupting enemy fighters. Nice. Bombers are the heavy hitters, able to deal devastating damage to enemy flagships and starfighters. But if you've got a preferred component and need something customized, I'll take care of it. Unlock everything you need to customize your pilot and starfighters simply by playing the game. From cosmetics to an arsenal of over 50 components that alter how your ships fly, fight, and Ecco, survive. si possono customizzare. They're on you!
I'll deal with it. You can dramatically change your loadout depending on your squadron's strategy. Finally got him. This will be critical in Star Wars Squadron's multiplayer modes. First Bello. up, dogfights. This is an all-out 5v5 battle. Fine-tune your loadouts to work as a team. Moving in on the enemy. Utilize components like tractor beams, turrets, Questo secondo me nella campagna sarà tipo 5 missioni per fazione, sì, probabile. or set up your squad mates for the Comunque il kill. timore è che essendo supportato il VR la grafica sia limitata. For teams looking for an even Magari greater su challenge, PS5 no. it's time to Vedremo. prove yourself in Star Wars Squadron's Cioè per dire signature visivamente lo vedo piuttosto Fleet limitato rispetto a Battlefront 2. battles. Fleet battles are multi-stage conflicts. Sono qua finalmente. Oi Whether là. playing solo or with friends, you'll Sì, have the sei arrivato option giusto to per Star compete Wars. against other players or AI as a squadron of 5. Don't worry, I got him for you. Meet your team in the social hub to solidify strategy, Bella coordinate la loadouts, and Ci si prepare può for incontrare takeoff. nella zona di preparazione. First, Anche push the online. front line by winning the Sarebbe bello. dogfight in the center of the map. Next, attack or defend 2 medium-sized capital ships. We've lost our capital ships. And finally, the ultimate goal. Target and destroy the subsystems of your opponent's massive flagship and take it down. Shields are disabled. At each phase, your squadron either pushes the line forward or falls back to defend. Keep our flagship safe. It's your squadron's choice of how to play. I'm hit. Speedy, unrelenting assaults. Stay together, strike quickly. Stealth and subversion. Mi domando se il VR sia un vantaggio o uno svantaggio. Secondo me è un vantaggio. Brutal bombardment. Perché ti guardi attorno velocissimamente. Non devi muovere le vette né niente. A unified squadron is the key to victory. La cosa che ho notato è che hanno sempre fatto vedere la visuale da dentro la nave. Mi chiedo se sia possibile avere altre visuali quando guardi il display. Is Star Wars Squadrons. Join the galaxy's Ah sì, finest ecco. and make Me l'ho your mostrato mark. adesso. You are the hope of this galaxy. Ok. Spero che non sia l'ultima parte interessante di questa conferenza. What's up, everyone? It's your boy Lamar Jackson. I'm Hey, excited ciao. to be a part of the EA Sports family and to be you guys' new man cover athlete. I can't wait to show you guys what we have in store for you this season. This is EA Sports, next level. EA Sports, ragazzi. You feel it all. Next gen. It's like I'm lightning. In that moment, I'm untouchable. NFL. When I play, I'm not afraid of anything. Che nessuno da noi gioca. Or get hit. Mai compreso. This game is the one true love. Makes me feel like somebody. I never thought I could rise to another way. Il briefing sarà online intorno al tavolo, ci vedremo, figo. My heart is like. Speriamo bene, sì, speriamo bene. Score that goal, and you're a hero. And history carves your name. You know what it sounds like? Ah, stanno facendo vedere una carrellata di giochi di EA Sports 60,000 people. Singing your song. per next gen. I can't live without that feeling. Timmy Bones. I feel football in my heart. Feel it in your hands. Life, chasing. See the unknown. Face my fears. Live to fight again. I want the real thing. I want that sweat dripping, shin splitting, hair raising. I want to live in the floodlights. I want to feel it all. EA Sports. It's in the game. Ok. Now, that's
a lot to look forward to, but there's more. Here to tell us about the future of gaming is EA's Chief Studio Officer, Finalmente FIFA, sarà la solita. Thanks, Greg. And thanks, Praticamente Lamar. hanno preso il sistema di Welcome battaglia to the EA intergalattica di Sports Battlefront family. 2 per la PS2 e l'hanno There are elevato great things to all'infinito, come tipo from EA Sports for all of you, and è in that's VR. just the beginning. As you've seen Ma quindi throughout the show praticamente sarà today, l'unica our cosa grossa electronic di artists EA are che working non è lo hard to bring sport you more è of the stato games Squadrons. that you want to play. Ho Games like paura Star Wars che Squadrons, sia così, spero Apex di no. Legends, and Command and Conquer. These games all exist because of you. Your voices are heard, and we are acting on your feedback. Now, we've talked a lot about all the exciting games you'll be playing this Non year. può avere un singolo But AAA, our studios are working vero? even further out, creating new experiences, new stories, new gameplay, all enabled by new console technology. And we're so excited about what's to come, we don't want to wait until next June to share what the teams are working on. Dai, vediamo. Work in progress. Generation shifts are an opportunity to push beyond the boundaries of gaming as we know it today. And this time is no different. Our studios are taking their crazy ambitious ideas and making them real. Criterion is known for how their games feel. From superior physics to nuanced details of gameplay, this team hand curates the moment-to-moment experience. And with the new consoles this year, there will be a seamless immersion which will get you into the race in a matter of seconds. BioWare imagines and creates worlds where you become the hero of your BioWare. own story. Attenzione. And we're using this next generation of technology to make those fantasy worlds your reality. Sì, ma nessun For vero every console trailer. generation, Fanno DICE vedere sets the bar stanno for excellence in audio and visual dando un'occhiata a presentation. varie cosette a cui We are stanno creating lavorando. epic battles at a scale and fidelity unlike anything you've Ma experienced niente di before. concreto. At Motive, we are working on a highly ambitious and innovative new game that puts the power and creativity in your hands. And it's an experience that would have been impossible without next-gen technology. This is just the beginning of the things we are working on, and there is so much more to come. The future of EA Studios is not just about new technology. It's about you, your voices, your ideas. We want to be where you come to play. We want to make games for everyone. So please keep giving us your feedback and let's build the future together. Volete il mio feedback? On behalf of all of our studios, Questa conferenza thank you fa for joining schifo. us today. But before we sign off, there's just one more game we would love to share. Vai, una Cousin sorpresa. Darren, over to you. Thank you. So the moment is here. We finally get to say, Chi sono i Linkin Park? We're back! We're doing it! Skate's happening. We're rolling. We've secretly Skate got together. 4. It's the beginning. The skate evolution continues. we've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time with the right idea, and really, really pleased to say that we're here. It is really early, but it takes a little while to find Cuz or wake him up. Dude, harsh. Still, we've got a long way to go, but we're stoked, and this is just the beginning. And seriously, we really can't wait to bring you guys in and have you be a part of it with us. We want to thank you for your passion, your patience, and all the support that you've shown, us to get to this point. Oh, the comments. It's amazing. We cannot believe Dai. you commented this into Vediamo Skate existence. 4. Amazing. Skate changed my life. Thank you so much. Skate forever. Guys, we did it. We brought back Skate. Thank you to EA. Thank you to Cuz. Ah, Thank nessun you to trailer? Darren. Thank you to you. Thank you to Seriamente? me. I can't believe that I'm so happy and my heart rate. Is this what exercise feels like? Oh, sì, è Ladies così and gentlemen, bello vedere due persone che I can't believe it. parlano di un Before gioco we che non go, ti mostrano. because I love you guys, here are the last letters of the secret code. If you think you've got the complete code, go to player.gg/EA and enter for a chance to win one of thousands of free games sponsored by player.gg. You can find the official rules and everything else over at Modo che player.gg/EA. fa Now, cagare. this has been an amazing experience, an amazing opportunity for all of us all over the world to come together and celebrate gaming. Dragon Age Thank 4 you su for being part J4 of the fecero EA il Play. teaser anni fa e Until poi in next più time, I'll see you nulla. online, and it's been my pleasure to serve you. Sono quelli di Skate, ma... Montage. Ma allora... Scusate, Allora... Seriamente, ma... Non potete fare una conferenza...
che è durata quasi un'ora e mostrare un gioco AAA. Un gioco AAA hanno mostrato, che avevano già annunciato in settimana. Quindi non era neanche la novità che dici, oh mio Dio che figo. Non me l'aspettavo minimamente. Questa conferenza è stata tremendamente pessima. Non ho parole, veramente. Sta next gen ha fatto danni. Vinceremo un indie se andiamo col link? No, se vai a quel link ha la possibilità di vincere qualche gioco gratis. Ma... Sì, io non ho idea come si fa a venirsene fuori con una conferenza del genere dopo quella di Sony giovedì e quella di Ubisoft che sarà a inizio luglio o quella di Microsoft che sarà a metà luglio? Come fai? 50 minuti sprecati della mia vita, esatto! Rivoglio i miei 50 minuti indietro. Io illuso come un bimbo che aspettava Babbo Natale dal camino, speravo almeno in un teaser al remake di Mass Effect. Sì, questo è come se non solo aspetti Babbo Natale e non arriva, ma arriva tuo padre che ti tira un calcio in faccia. Questa è la sensazione. Non lo so. Io, boh, forse ho alzato troppo le mie aspettative, speravo che addirittura mostrassero 2 giochi di AAA. Speravo in una presenza un po' più massiccia della next gen. Della next gen hanno fatto vedere solo quel piccolo montage dei giochi di sport che arrivano su next gen e quei prototipi a cui stanno lavorando vari studi EA, ma boh. Io illuso con... Sì, cioè... Non so che dire, sono delusissimo, mi dispiace per chi aspettava questa conferenza come se fosse veramente Babbo Natale, cioè... Come ho detto all'inizio della live, anche se non si sentiva perché il microfono era basso, non aspettavo tantissimo questa conferenza, me ne sono ricordato questa mattina, mentre editavo il video mi sono ricordato, ah è vero, stasera c'è la EA, facciamo la live. Per cui, insomma, sì, non sono arrivato non illuso di vedere chissà che roba, però dai, cioè, sta per iniziare la nuova generazione. Questo, l'I3 prima dell'inizio della nuova generazione è una cosa importantissima di solito. Per cui, boh, è un'occasione veramente sprecata. Viziati da Sony, io compreso. No, una volta le conferenze EA degli 3 che mi ricordo io, tipo 2007-2006, erano fantastiche, avevi un sacco di giochi annunciati. Soprattutto se era una conferenza dell'anno in cui usciva una console nuova, cioè lì avevi veramente... Boh. Non lo so. Mancano 5 mesi ormai all'uscita delle nuove console praticamente, probabilmente. E questo è quello che EA è da offrire. Sì, adesso stanno facendo interviste approfondite con i sviluppatori. Ragazzi, ho smesso di giocare al Blade per correre a vedere questo. Questo è un attentato alla mia sanità mentale. Dovrei recuperare anch'io Hellblade. Prima o poi. Mi ispirava un sacco quel gioco. Sì, peccato. Io ero a casa di amici stasera e... e ho detto, ok ragazzi, però a mezzanotte devo andare via perché a luna c'ho la live della EA. Devo fare la live sul canale. E quindi a mezzanotte siamo andati via e... Potevo restare ancora un po', potevamo giocare ancora una partita a carte o qualcosa. Vabbè, niente. Ragazzi,
Vorrei dire è stato bello, ma non sarei sincero. Spero che sia stato perlomeno divertente, perché istruttivo no. Sì, ok, abbiamo visto Star Wars Squadrons, quello era bello, ma non so, non so, forse sono standard troppo alti veramente, come dice Simone, ma... Esatto, bestemmeremo leggermente su Squadrons, esatto. Sì, almeno quello. Ma forse sono standard troppo alti, ma mi aspettavo almeno un... 3. 3 giochi veramente importanti, che ne so. Sarebbe potuto essere uno Star Wars, uno Battlefield, un nuovo Battlefield, e uno... non lo so... Anche un gioco di... anche un FIFA che avessero mostrato veramente nel dettaglio come funzionano le meccaniche per il nuovo FIFA, per la PS5. Non mi sarebbe interessato direttamente, ma sarebbe stato interessante da vedere. Così no. Vabbè, ragazzi, non è stato bello, ma è stato divertente, almeno per me, chiacchierarne così con voi. Star Wars Squadrons è bello. Bene, niente, a sto punto chiuderò la live perché tanto non c'è molto altro da vedere, non che ci fosse prima. E ci vediamo per i prossimi video. Ehm, ecco, Lego Star Wars. Ecco, Lego Star Wars sarebbe stato bello. Quoto Drake. Buona serata, buonanotte a sto punto. E a presto. I know they just announced a new pack or just released a new pack. Very nice sentiment from